Buongiorno schillati! Oggi facciamo una delle mie ricette preferite in assoluto, che è il dal indiano. Spoiler e avvertimento, se avete degli amici indiani non fategli vedere questo video perché sicuramente non è il modo tradizionale di farlo, però è molto buono lo stesso. Ed è con un sacco di shortcuts in modo che in 20 minuti di cottura il tutto è pronto. Sigla e poi ingredienti. Per fare il dal, che è una ricetta completamente vegana, vi servono alcuni ingredienti sempre, altri usate il dal come una ricetta svuota frigo, quindi mettete quello che avete. Quello che vi serve necessariamente sono le lenticchie rosse, il latte di cocco, della pasta di curry, qualsiasi, io adesso ho del curry rosso ma avete del curry verde va bene comunque, dei pomodori, se avete dei pomodori freschi, belli, maturi, usate quelli. Io vivo in Germania, non li ho, quindi uso quelli canned. E eventualmente i ceci, anche qui, se li avete meglio, se non li avete, avete dei fagioli in scatola, andrà bene lo stesso. Oggi io uso una patata dolce, a me piace molto il dal con la patata dolce e se lo faccio in autunno-inverno metto la zucca invece. E poi avevo in frigorifero delle carote, dei fagiolini, del cipollotto, delle zucchine, ma si può fare benissimo anche con i piselli surgelati, se non lo riscaldate anche con degli spinaci ad esempio, con delle altre tipo di cipolle, con le patate, peperoni, qualsiasi cosa. È veramente una ricetta svuota frigo ed è una delle cose che preferisco fare perché si congela benissimo, si mantiene benissimo ed è quello che io mi porto a pranzo regolarmente una settimana sì, una settimana no. E lo potete mangiare se siete in una dieta keto, protein, eccetera, eccetera, così, senza nient'altro, come una specie di minestrone. Altrimenti vi fate un po' di riso del basmati a parte o vi fate il naan o comprate il naan che è il pane a impasto yogurt indiano. E adesso andiamo a vedere lo svolgimento. Per prima cosa bisogna preparare la verdura, quindi bisogna sbucciare quello che dovete sbucciare, tagliarlo e fare a pezzettini. Considerate che cuoce una ventina di minuti, quindi non dovete fare dei pezzi molto grossi, è un po' come per il risotto, bisogna fare dei pezzi che cuociono in 20 minuti. Ok schillati, come avete visto ho tagliato tutte le verdure, questi sono i resti, tra l'altro se avete tutta roba più o meno biologica, questi non li buttate via, vi fate un bellissimo brodo di verdura con questi. Questi li ho tenuti da parte perché poi li metto nell'acqua e li faccio crescere sul balcone. Ho anche nel frattempo scolato i ceci perché ho preso quelli in scatola, aperto tutto quello che devo aprire e adesso andiamo dall'altra parte e vi faccio vedere come metterlo su il dal. Prendiamo una pentola abbastanza capiente e intanto mettiamo un po' di olio. Io adesso metto l'olio d'oliva, ma potete anche mettere dell'olio di semi, non è molto importante. E poi per prima cosa andremo a mettere la pasta di curry. A seconda di quanto lo volete più o meno piccante, mettete più o meno pasta di curry o polvere di curry. Questa è la parte in cui vi dico i vostri amici indiani diranno sta facendo delle cazzate, è vero, però io non lo so fare il curry vero vero. Se un giorno andrò in India imparerò, però io lo faccio così. Ricordatevi che se ne fate tanto da congelare, mettere via, riscaldare, ogni volta che lo riscaldate perde un po' di piccantezza. Quindi regolatevi voi quanto ne volete avere. Allora, l'olio qui è già caldino, quindi a noi
questo ovviamente i miei figli non lo mangiano, piace un po' piccante, quindi comunque ne vado a mettere un pochettino. A sciogliere, è un procedimento molto molto rapido questo. Abbasso anche già la fiamma. C'è già un odore buonissimo. E poi per prima cosa vado a insaporire le mie lenticchie. Queste sono più o meno 100 grammi di lenticchia. Era quello che avevo in casa. E le faccio insaporire nell'olio e nel curry. Per il dal io uso sempre le lenticchie rosse perché sono quelle che si sfanno e a me piace la consistenza un po' sfatta nel dal. E poi perché sono quelle che veramente senza metterle a bagno, senza far niente, in 20 minuti dal primo bollore sono a posto. Ok, adesso alziamo un attimo, non volevo che si bruciasse il curry. Dopo tutto questo si stacca quando viene il liquido. Ok, fatto insaporire, cominciate a mettere le altre cose. Quindi una manata di verdura, tutta. Ecco qua. Avrei dovuto prendere una roba un po' più grande, come al solito. Però a me piace questa qui di pentola, cosa devo fare? Io a questo punto salo anche, perché il curry non è salato, la pasta di curry, quindi un po' di sale ci vuole comunque. Non troppo, perché poi si può sempre aggiustare. E una volta che lo sfrigolia diventa molto intenso e che abbiamo insaporito tutto quanto, andiamo ad aggiungere la parte liquida, che è i pomodori a pezzi, non i pelati, prendete quelli a pezzi. E il latte di cocco in questo caso io prendo o una latte intera oppure 2 di questi Tetra Pak, questi sono circa mezzo litro. Diamo una bella rimestata. Se, come in questo caso, vedete che il liquido ancora non copre tutta la verdura, fate il solito trucco da salsa di pomodoro e andate a riempire questo di acqua e l'aggiungete, cosa che io adesso andrò a fare. Ok, schillati, i 20 minuti sono passati, adesso andiamo a prendere il nostro dal fuoco, vi faccio vedere che consistenza deve avere. Pesantissimo! Ta-da! È bellissimo, così tutto arancione. Ok, vedete, le lenticchie si sono sfatte, le lenticchie sono queste cosine qui.
E questa è la consistenza giusta, come vedete è semiliquido, quindi io adesso lo andrò a servire su del riso basmati, così vi faccio vedere alla fine. Si può mangiare così, si può tocciare col pane e vi assicuro che è buonissimo, pieno di tante cose buone, proteine, vitamine, eccetera, eccetera. E vedete, con queste quantità qui avete 4 belle porzioni e quindi è anche un piatto molto economico e perfetto da portare in ufficio. Ok, schillati, ecco il risultato finale, come me lo bagno io fra 5 minuti con il riso. Adesso lo andiamo a assaggiare insieme. Caldo. Buonissimo, neanche tanto piccante. Ragazzi, schillati, se vi è piaciuta questa ricetta e non l'avete ancora fatto, non dimenticate di abbonarvi, attivare la campanellina per tutte le ricette, seguirmi sugli altri social. Mi raccomando, questo fatelo perché è buonissimo e ci vediamo alla prossima. Ciao!